Non trovo modo migliore per iniziare una giornata in Vietnam. Un forte e fresco caffè sorseggiato mentre guardi il mondo, seduto su sgabelli ad altezza bambino, o sarebbe meglio dire altezza Merdem. Siamo nella zona del delta del Mekong, più precisamente a Vinh Long. Il Mekong per me è un fiume leggendario, di quelli che sembrano usciti da qualche libro di avventure. Rimangono da qualche parte nella tua fantasia finché non scopri che sono reali. Poi ti ci trovi, li osservi, li attraversi, li vivi e ne capisci le debolezze e le grandezze. Escono dalla fantasia, insomma. Il Mekong era piatto e senza drammi, l'acqua densa, con la superficie a volte mossa da grandi bolle di fango. Si scivolava via lenti fra le due sponde che erano l'essenza di quella contraddizione che dentro di me avrei tanto voluto risolvere, scrive Terzani. La contraddizione di cui parla è tra il passato da lasciare alle spalle e il futuro da rincorrere. Su che sponda stare? È la domanda delle domande e Terzani la sa dire sempre bene. Oggi noi siamo nel mezzo, proprio sul fiume, sospesi tra una tradizione del passato, come un mercato galleggiante, e l'arrivo del futuro che sta cancellando tutto. È un viaggio pazzesco quello che stiamo facendo in Vietnam. Il dolore al fondoschiena ancora non è passato, ma in compenso la moto ci sta permettendo di immergerci senza filtri in una cultura così lontana e affascinante. Ok, ora il caffè sta facendo effetto, meglio partire. Buongiorno ragazzi, dopo il caffè siamo tornati a prendere gli zaini perché adesso carichiamo la Gioconda. Angela, in che stato sei? Sono pronta per la moto in Vietnam. Andiamo a caricare la Gioconda. Eccolo che esce dal garage dove abbiamo lasciato la Gioconda. Qui a Vinh Long, il garage della guest house dove abbiamo dormito. Rispondiamo a un'altra domanda che ci è arrivata. Dove parcheggiamo il motorino? Allora, si può parcheggiare a pagamento molto facilmente, soprattutto nelle grandi città, quindi a Ho Chi Minh per esempio mi ha pagato meno di €1 per parcheggiarlo tutta la notte, scustodito. Oppure nelle guest house spesso hanno comunque una zona per i motorini. Visto che è un mezzo talmente diffuso, sono pronti insomma all'esigenza insomma che hanno tutti, cioè quella di parcheggiare anche di notte il motorino. Di giorno vabbè, è un po' meno problematico, nel senso che non ci si aspetta che succedano cose terribili. Comunque cerchiamo di tenerlo sempre sott'occhio, oppure anche di giorno paghiamo il parcheggio che costa veramente poco. 5.000 quant'è? 30 centesimi? Sì, cose così. Adesso lasciamo la città in direzione di Can Tho. La Gioconda ci permette di fare un percorso alternativo, lontano dalle grandi strade trafficate, e possiamo fermarci ad osservare come si vive sul Mekong. Sentite che bel rumorino che fa la freccia di Gioconda. Di sicuro non ti dimentichi di averla inserita. Una delle attività che vengono svolte sulle rive del Mekong è la produzione dei mattoni. Siamo venuti a vedere una fabbrica dove fanno i mattoni. Vedete questi mega forni rossi fatti a cupola che attirano l'attenzione. Adesso entriamo all'interno della fabbrica, fa un caldo ragazzi. Il signore trasporta con questa bicicletta. Motobici. Hello signora. Qui fanno i mattoni, vedete? Hello. Italia. Guardate, questo è l'interno di un forno, fa caldissimo qui, ed eccoli lì i mattoni. Allora, signora, molto calda, very hot. Allora, qui siamo alla fase di raffreddamento. Anche all'interno di questo forno sono tutti i mattoni pronti per poi essere trasportati. Questa invece è la fase precedente al forno. Infatti questi mattoni sono ancora abbastanza bagnati, quindi vanno messi nel forno.
Proprio di fronte alla fabbrica di mattoni c'è questa specie di serra gigantesca dove ci sono tutti i mattoni che vengono messi ad asciugare, la prima fase di asciugatura. Infatti si vede sono più scuri e sono ancora più bagnati rispetto a quelli che abbiamo visto dentro. La temperatura, ragazzi, è da forno, quindi è un lavoro pesantissimo, più che altro per il caldo che fa veramente caldissimo. Infatti anche la signorina la vedevo sì, bella provata. tosta qua, eh? Sì. Perché ci sono così tante fabbriche di mattoni qui sul delta del Mekong? Adesso ne abbiamo vista solo una, ma ce ne sono molte poi lungo la strada, perché questa zona è ricca di argilla, quindi utilizzano l'argilla per costruire i mattoni. In realtà prima della colonizzazione francese in Vietnam gli edifici venivano costruiti con fango e paglia, perché in questa zona il clima è molto favorevole, quindi non ci sono grandi tempeste o grandi tifoni. Quando arrivarono i francesi invece portarono la costruzione di palazzi con i mattoni. I vietnamiti quindi hanno tenuto questa tecnica, ma l'hanno fatta loro utilizzando dei materiali che sono propri del territorio, quindi in questo caso l'argilla del Mekong. Fino al 1990 tutte le fabbriche di mattoni erano statali, pubbliche. Adesso invece la maggior parte sono private. Guardate qua quanti mattoni e tutti questi forni tradizionali dietro. Qui si vede il forno tradizionale che ancora funziona, vedete, esce tutto il fumo dai camini sopra. Sembrano quasi dei templi questi forni. Qui invece c'è un rullo trasportatore che sposta i mattoni dalla fabbrica direttamente sul camion. In queste fabbriche lavorano moltissime donne e ci siamo accorti che qui in Asia spesso i lavori pesanti vengono fatti proprio dalle donne, e qui, ragazzi, a parte il peso proprio di spostare i mattoni, l'altra componente è la temperatura, quindi diventa un lavoro ancora più pesante e ancora più difficile. Abbiamo trovato questo forno abbandonato. A momenti sembra entrare veramente in una vecchia chiesa, in un tempio. Cosa C'è c'è? un cane, mamma, che spavento, non l'avevo notato. Oh, cagnolino, Guarda abiti in qui? alto, che bellezza. Wow. Semaforo stranissimo che ha la distinzione per i motorini che devono andare a destra, che hanno verde, no? Tutti gli altri invece rosso. Passato il signore sul marciapiede, il signore va a sinistra, ma lo stesso anche col rosso, va bene lo stesso. E noi andiamo a destra invece. E adesso aspettiamo di passare. Ci siamo fermati un attimo a un baretto lungo la strada per berci un tè, e la cosa bellissima è che hanno queste amache comodissime. Che meraviglia. Ti metti qua. Amache o amache? Non lo so, io so solo che sono comode. Questo è zucchero. Acqua e zucchero. Acqua e zucchero, si dovrebbe essere tè in teoria, tè freddo. E com'è comodo lui là dietro? No, ci vuole, è uno stile di viaggio che ha un effetto sul tuo fisico, nel senso siamo belli stanchi. Ah, sei, See you again, signora. See you again. Andiamo a vendere la lotteria. Bye bye. Che simpatico.
finalmente arrivati nella nostra sistemazione di oggi. Il motorino passa in questo corridoio strettissimo, ci parcheggiamo dentro. Strettine anche le scale. Ok, ecco la camera di oggi. Per 200.000 dong sono 8 euro, camera pulita con aria condizionata, un bel letto bianco, c'è anche il bagno in camera e voilà. Insomma, stiamo trovando booking.com un ottimo riferimento per trovare delle belle stanzette. Anche questa approvata. Nella stradina dietro il nostro hotel c'è questo posticino proprio per strada. Ecco cosa abbiamo preso. Abbiamo preso 2 noodles particolari. Allora, anche questi sono tutti vegetariani, ma la cosa stranissima è che fanno persino gli insaccati. Vedete, questo sembra un wuster, ma in realtà è vegetariano. Ci sono altri pezzi, questo sembra formaggio, ma in realtà è tofu. Sotto ci sono i noodles, arachidi, e viene servito sempre con questa zuppetta che ha dentro addirittura una pannocchia. E una palla strana. Eccola qua. Questa palla. Un po' imita le pallette di pesce che ci sono in questa zona di mondo. Non contenti, siamo venuti in un ristorante molto particolare. Qua fanno tutte cose, anche qui, vegetariane. Qua stiamo parlando di ban beo. In questi mesi in Vietnam impareremo un po' anche i significati, no? dei cibi diversi che troviamo qui. Quindi parliamo di ban beo. Ban beo sono delle sorte di mini torti di riso un po' mollicciose che vengono fatte in tanti modi. In questo caso c'è qualcosina di piccante, i crostini di pane e le cipolle fritte, le cipolline fritte, e assaggiamo questa tortina, come dicevamo, di riso con tutte queste cose sopra. Ecco, sembra facile ma non lo è. Tra l'altro c'è anche la mini forchettina dentro. Assaggiamo con un po' di cipolla e con il pane. Molto buona. C'è la salsa di pesce leggermente dolce, molto buona. Qui fuori intanto è iniziato a piovere, il diluvio è iniziato, ma noi siamo qui al coperto e abbiamo preso anche dei dolci. Passiamo a questi 2 assaggi di dolci: banana con latte di cocco e sesamo. E qua facciamo l'assaggino. Molto buono. Assomiglia un po' a quello che abbiamo bevuto l'altro giorno, quel succo con dentro tutti i fagioli. Più o meno il sapore è quello, un po' un latte di soia col cocco e il sesamo e la banana che si sente in sottofondo, diciamo. E questi invece, adesso non mi ricordo cosa siano, ma sono sono verdi. foglie di albicocca. Ah, Si chiama così. però anche queste sono tipo un po' piccicosine, vediamo. Anche queste sempre con latte di cocco e sesamo. Queste non hanno un sapore particolare in realtà, non sento l'albicocca, però vabbè, comunque tutto buono, tutto più o meno a base di questo latte di cocco di soia che è very good. Sono le 4:40 e noi siamo ancora abbastanza addormentati, ma stiamo già uscendo per andare a vedere il mercato galleggiante di Kai Rang. Stiamo seguendo questa signora che ci porterà alla barca. Non è stato semplice trovarla. Per niente.
Allora, diciamo che abbiamo cominciato, allora, la stessa signora ci aveva già accalappiato appena siamo arrivati. Allora, noi pensavamo che ci fossero le barche pubbliche per andare sul Mekong. A quanto pare le barche pubbliche sono state cancellate, non esistono più. Ci sono soltanto questi, diciamo, barcaioli privati, Sì. tour, così. E chiaramente partendo dal centro, adesso abbiamo fatto 5 km stamattina, i costi sono di 300-400 mila a persona. Venendo qua un po' contrattando, insomma siamo passati dai 400.000 ai 200.000 per tutti e due, quindi sono circa 4 euro a testa per fare un'ora di tour sul Mekong, e là in fondo si intravede quello che è il mercato galleggiante di Kai Rang. Ecco la nostra barca, attenzione, è lì, oh, ecco qua scivolosino. Il mercato di Kai Rang in passato era uno dei mercati più grandi del delta del Mekong. Si commerciava qui soprattutto all'ingrosso, quindi grandi quantità di frutta e verdura. Oggi rimane ben poco di questo perché comunque il commercio via terra è sicuramente più pratico e anche meno costoso rispetto a quello sull'acqua. Queste sono alcune barche che ancora vendono, vedete, dei prodotti. Su alcune le persone abitano proprio, si vedono i panni stesi ad asciugare. Vedete là in alto sulle barche c'è una specie di palo su cui viene appeso un prodotto, è una sorta di bandiera che indica che prodotto vende quella barca. Adesso, come vedete, è diventato turistico, ci sono un po' di barche turistiche che girano e il mercato non è più così ricco e così frequentato come era in passato. Signora che fa i succhi. Qua ragazzi, vedete, la signora vende frutta e verdura già nei sacchi. Anche il signore, vedete, un po' più all'ingrosso, lui ha un sacco di patate e cipolle. Questa è la parte più carina. Adesso stiamo passando proprio in mezzo alle varie barche del mercato. Questo signore vende piante, banane, ananas. Oltre alle barche ci sono delle vere e proprie case galleggianti, alcuni sono anche dei ristoranti. Vedete, ad esempio c'è un mega schermo all'interno, una TV all'interno di questa casa qua. Sono tutte galleggianti. Qua invece si vendono le angurie. Ma quante? Pieno di anguri. Questa è la zona. Un sopra la barca. La zona, perché anche là dietro c'è un'altra barca tutta di angurie. La signora vende la frutta, i licis e tanto altro. Da questo lato invece si vendono le zucche e si vede perché c'è una zucca appesa proprio sul palo.
questo giro ci dà un'idea di quello che deve essere stato in passato questo mercato. Adesso ne è rimasto ben poco, ma comunque si capisce quello che deve essere stato vivere in quegli anni. Ragazzi, noi ogni tanto lo diciamo, sarebbe stato bello poter venire in un paese come questo tipo 20 anni fa, quando il turismo ancora era una cosa molto rara, eccezionale, e questi mercati erano il massimo del loro splendore. La gente veniva qui all'alba a acquistare la merce, la frutta e la verdura soprattutto in questo mercato. Quindi abbiamo avuto oggi una idea di quello che deve essere stato in passato. Arrivati. Terraferma, a posto. Esperienza del mercato galleggiante, ragazzi, allora, bella da fare, però ecco, non è che sia stata proprio super esaltante, anche perché, e lo sapevamo, nel tempo è andato un po' scomparendo, quindi ci sono ancora delle barche che appunto fanno il trasporto sul Mekong e quindi effettivamente ancora lavorano all'ingrosso, ma ci sono soprattutto barchette che vendono noodles, ananas solo ai turisti, quindi c'è questo business che si percepisce molto. Adesso siamo tornati nel porto e al porto c'è questo bellissimo mercato invece sulla terra, proprio di fronte sempre al Mekong. E tra l'altro conferma quello che dicevamo prima, che il commercio adesso dal fiume si è spostato appunto sulla terraferma. Qua c'è un tripudio di colori, di verdure, sono tutte organizzate, ragazzi, benissimo. Guarda, sembra un quadro questo banchetto. Ci sono anche fiori di zucchino. Sì. Da notare, ragazzi, come la posizione Merdem sia un must qui in Vietnam. Sicuramente sono molto più strecciate di noi e tutte le signore che ci sono qui al mercato, ma anche i clienti, vedete, si accovacciano così e fanno un po' di shopping. Ecco qua, la ragazza ha comprato, paga, sempre in posizione Merdem. Allora ragazzi, stiamo cercando dei tipo keyway da mettere quando si va in motorino, un po' grossi, perché abbiamo i nostri normali ma non quelli grossi, e quindi Paolo fa i gesti alla signora, vediamo se troviamo qualcosa qui. Ce li ha? Ce li ha. Specie blu? Ma sì, forse l'abbiamo trovato, adesso vediamo. Lo indossa Paolo per fare un test e vedere. Ammazza, è un tendaggio. Ah, vedi? Lo metti sopra il motorino, ti fa vedere adesso la signora. Ci sta facendo capire l'utilizzo. Il corso. Vediamo, Vedi, questo tu lo appoggi sopra il motorino, copri il bagaglio e sei perfetto. Ah, vedi, questo ha il coso per il fanale anche. Ah, yes, sì. Ecco, abbiamo trovato quello perfetto, ragazzi, il tandem. No, questo è geniale. Il keyway tandem. Vedi, dietro un'altra persona. Si sta in due, praticamente. Si sta in due, se invece sei da solo lo puoi chiudere. Ma in realtà è tre, perché è per due persone più sì, la moto. Esatto. Quindi uno davanti, uno perfetto. dietro. E questo lo metti davanti alla moto. Perfetto. Se Very sei da good, solo è very perfetto good. Anche. Ragazzi, il tandem keyway io non l'avevo mai visto nella mia vita. Cioè copre perfettamente moto, persona 1, persona 2 e zaini anche, e tutti gli zaini, perché questo keyway, cioè, va sulla moto davanti, quindi c'è lo spazio, c'è proprio la parte trasparente per le luci, i buchi per i due fanali, i due specchietti, e poi per le due persone, quindi è proprio geniale. Cioè, semplicemente geniale, non vedo l'ora di provarlo adesso.
Ci facciamo un bel panino dalla signora, che lo fa con le uova stamattina. Un bel banh mi au plat, perché è così che si chiama. Il panino diciamo alla francese, au plat. Guardate, la signora tra l'altro fa un po' vita Biagina, perché ci sta cucinando con la stessa cucina che avevamo sul Biagino. Very good. Allora, Paolo è il secondo caffè, eccolo lì. Che ci vuole, ci vuole. Io invece punto tutto sul tè, come vedete anche qui la bella teiera di tè caldo, fatto proprio con le erbette qua, le foglie di tè. Fammi usare. Che profumo, Guarda sembra... che scotta, mi sto bruciando. Sembra il bagno schiuma. No! Profumo è perfetto di bagno schiuma. Poi c'è il ghiaccio, vai, me lo versi tu, bravissimo. Credo Voilà. sia tè verde dal profumo. Voilà, banh mi au plat. Siamo a posto. E voilà. La colazione è servita.